Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi in riparazione questo subwoofer che chiameremo amichevolmente coso perché è un cosone gigante. Però più che la riparazione in se stesso vi volevo spiegare la ricerca guasti. Come organizzare una ricerca guasti con lo schema elettrico che sia produttiva, senza mettersi lì come fa qualcuno a misurare tutte le resistenze, tutti i componenti in circuito, che non ci si leva diciamo più le gambe. Sicché con lo schema elettrico e con un pochino di ragionamento si arriva spesso, non sempre ovviamente, abbastanza facilmente al guasto, o sicuramente se non ci si arriva abbastanza facilmente ci si arriva prima che a metterci a misurare tutto quello che c'è in circuito, che diciamo non è sicuramente l'approccio adatto. Perciò seguitemi in questo video e come al solito vedete quello che combino. Allora, come vi dicevo, mi hanno portato questo coso. Lo chiamo coso perché è un affare grosso, non mi sta nemmeno sui banchi da lavoro, l'ho messo su questo carrellino. È un subwoofer, come vi avevo accennato, e è già stato anche aperto dalla persona che me l'ha portato, però mi ha detto che non ha fatto niente a parte guardare se c'era un fusibile. E ora lo apriamo insieme, lo finiamo di aprire perché è già mezzo aperto, e guardiamo un attimino se ci si può fare qualcosa. Di solito questi apparecchi qui non li prendo, però mi ha detto è solo spento. Speriamo che non ci sia grossi problemi. Ho visto dallo schema elettrico prima di prenderlo che non c'è alimentatore switching, non c'è cose che mi stanno sulle scatole, che non le voglio fare. E lo apriamo insieme e guardiamo come è fatto dentro. Allora, le viti sono già mezze svitate, sicché le finisco di togliere e vediamo, viene via anche con le mani, è appuntato. Vediamo come ci si lavora dentro questo coso. Allora, ecco, una cosa che vi voglio far vedere è che i fili praticamente sono non corti di più. Arrivano qui siamo già al massimo. Ora li stacco e dopo vi faccio vedere come hanno progettato questo affare qui. Ecco, la scheda la mettiamo un attimo qua. E qui è un plauso all'ingegnere che l'ha progettato, perché è proprio stato bravo. Cioè praticamente questi fili non arrivano nemmeno qui. Poi qui sono tutti resinati qui dentro, però sono fili di 10 cm, 15 cm. Cioè io non voglio di niente, non ce l'ho con chi fa queste cose. Questa probabilmente è stato messo dentro. Poi questa basetta di plastica, questo contenitore di plastica è incollato, sicché non viene via ovviamente. Ma non le puoi far lunghi che arrivano qui sul banco. Te ingegnere che l'hai progettato. Cioè se eri un ingegnere edile che facevi per risparmiare, qui 10 cm di filo, per risparmiare, se facevi le scale per risparmiare gli scalini, mi facevi gli scalini alti 1 metro. Cioè non lo so, fammi capire. Ci volevano più lunghi da poterci lavorare, considerando che non c'è solo l'altoparlante qui, ma c'è altri due fili che non si capisce a cosa servono. Probabilmente uno è la spia, uno è il sensore degli infrarossi che c'ha il telecomando, questo coso. Lo mettiamo sul banco e guardiamo un po' le cose, bando alle ciance. Allora lo schedone qui è messo sul banco di lavoro. Qui sullo sfondo vedete 2 multimetri, sono deciso fra quale usare, però alla fine facciamo così. Questo è un multimetro analogico che ancora qualcuno non sa leggere, lo mettiamo da una parte, lì, via. Useremo questo che è piccolino, un Simpson degli anni 80, mi garba la roba vecchia. Questo Simpson qui negli anni 80 costava
600.000 lire, sicché è uno sproposito, anche perché se lo faccio con gli altri multimetri, due sono questi e uno è quell'HP lì, torna male poi per leggerli, e volevo usare, diciamo, per questo video una telecamera sola. E sicché procediamo con questo multimetro che va bene, e ne approfitto per farvi vedere un attimino come si può fare la ricerca guasti in maniera produttiva. La prima cosa da fare è devo svitare questa vite, che è l'unica che ci è rimasta, che levo la scheda che è davanti all'altra scheda. Anche qui, come si può vedere, pietà per il povero riparatore niente, perché la scheda su cui bisogna lavorare, quella che diciamo è più facile che si guasti, è questa qui dietro, e davanti ovviamente c'è tutto questo marchingegno qui, che ora lo tolgo. Però, tanto per non farsi mancare nulla, i connettori qui non sono di quelli sfilabili, sono connettori saldati, in maniera che questa scheda ci rimane, ve la faccio vedere, così, a dare noia tutte le volte che si va a fare una misura. Comunque vabbè, la metteremo lì da qualche parte. Qua c'è la scheda dove andremo a lavorare, e prima vi faccio vedere un attimino lo schema elettrico. Voi memorizzate, perché la prima cosa che faccio io, prima di andare a fare delle cose, mi do un'occhiata allo schema elettrico, che diciamo è una bella cosa per evitare sorprese. Allora, spero che si veda qualcosa, perché al posto, diciamo, di avere lo schema sul PC sto inquadrando un foglio. Comunque vediamo un attimino, visto che non va l'alimentazione, la prima cosa che dobbiamo fare è andare a vedere le tensioni di alimentazione, se ci sono. Ora dopo vi inquadro un attimino meglio, ora vi faccio vedere, diciamo, a grandi linee. Allora, a grandi linee qui abbiamo il relè delle casse, quello che si deve eccitare dopo un attimino di ritardo per evitare il famoso bump o bump, come dicono quelli che hanno studiato più che di me. E qui c'è l'altoparlante, qui c'è la sezione, diciamo, dei finali, il preamplificatore sempre dei finali, e qui c'è l'ingresso che va all'altra scheda che dopo vi faccio vedere. Questa qui è solo la scheda dell'alimentazione e dell'amplificatore. In questo punto qui abbiamo l'UPC, che è il 1237, che è la protezione delle casse praticamente, quello che sente se c'è un offset all'uscita, che come si dice, se dovesse andare una tensione continua sull'altoparlante, apre il relè, che è questo qui, oppure fa da ritardo all'accensione, che questo è la protezione delle casse. Qui abbiamo l'alimentatore vero e proprio, e questo qui, che ora ve lo inquadro un attimino, che si andrà a vedere, è la scheda praticamente di controllo, dove ci sono gli ingressi. Ora ingrandisco un attimino di più e vi sposto poi lo schema. Allora, ho segnato di rosso dove andrò a fare le misure, eccolo lì. Allora, le misure si vanno a fare anche, oltre che sull'alimentatore, anche sulla schedina, sull'alimentazione che va all'altra schedina, così vediamo se fino qui ci arrivano le tensioni, perché uno sbaglio grosso è non andare a controllare qui. Noi controlliamo l'alimentatore, poi non controlliamo qui, e qui magari per motivi suoi da qualche parte è interrotto e non ci arriva la tensione sulla schedina di controllo, e la schedina di controllo dice la parola stessa, controlla, e alla fine non funzionerebbe lo stesso. Comunque l'alimentatore
vediamo se sposto lo schema invece di spostare la telecamera. Allora, il circuitino di protezione delle casse è questo, che stacca relè in caso di problemi, e qui abbiamo l'alimentatore. Quadro un po' più da vicino se mi riesce. Ecco qua, sono prolisso oggi eppure. Allora, qua c'è il ponte, qui c'è il trasformatore che ora è fuori schema, comunque c'è il trasformatore d'alimentazione col suo fusibile, sicché tutto quello che va controllato, non vi faccio nemmeno vedere quello se va controllato o meno. Poi cosa andiamo a controllare? La prima cosa che la prima tensione proprio che andremo a misurare sarà dopo il ponte dei diodi a capi di questi due condensatori qui, praticamente se c'è il più e il meno 50 volt o quello che deve essere, insomma qui non lo vedo ma si andrà a misurare, che sono le tensioni che poi vanno a alimentare la parte del finale. Poi qui abbiamo un circuitino semplicissimo, uno stabilizzatore a più e meno 15 volt che va a alimentare la scheda che avevo fatto vedere prima, che memorizzate la cosa, stabilizzato semplicemente con due Zener e questi transistor qui. Praticamente da 50 e rotti volt che avremo qui, perché non c'è scritto sullo schema, poi si andrà a vedere, viene ricavata una tensione di più e meno 15 volt rispetto chiaramente alla massa. Queste due tensioni ci devono essere perché vanno a alimentare poi i circuiti integrati dell'altra scheda, quella che dopo vi faccio vedere, e più vanno ad alimentare anche i filtri attivi del subwoofer, cioè l'operazionali del subwoofer praticamente, sicché anche questa tensione qui, oltre alla tensione generale, anche queste più o meno 15 volt, bisogna andare a controllare in giro che ci siano, perché se non ci sono non va bene, ovviamente è chiaro che per quello che non si accende. Sicché allora, ricapitolando, primo passo il fusibile, che non ve lo faccio vedere che lo misuro. Se è buono il fusibile si passa subito a misurare la tensione ai due condensatori elettrolitici, più o meno 50 e rotti volt, 56 quelli che saranno, e subito dopo andremo a misurare le tensioni di più e meno 15 volt, partendo direttamente da quelle che arrivano su questa scheda qui, così vediamo subito alla fine della fiera se qui ci arriva la tensione. Se qui non ci arriva, andiamo a vedere da che parte, a che punto si interrompe, invece di partire di qui e poi andare là, si fa alla rovescia, ovviamente, un po' come si faceva per la radio. La radio muta, la prima cosa da controllare, le radio di una volta, anche quelle a valvole, non è andare a vedere tutto il circuito. Se la radio è muta, la prima cosa da controllare è l'altoparlante, immediatamente l'altoparlante, perché ovviamente se l'altoparlante, anche se pare una stupidaggine, ma se l'altoparlante è interrotto, la radio sarà muta sempre. Possiamo andare a prendere tutte le misure del mondo, ci accorgeremo che vanno bene, e poi era l'altoparlante. Sicché qui stessa cosa, prima di tutto andiamo a vedere se la tensione che va a alimentare la scheda di controllo, il più e meno 15 volt, c'è, poi andremo a vedere se manca da altre parti, e prima ancora di fare quello, siccome tutta la tensione stabilizzata praticamente parte da questo più e meno 50 rotti volt che troveremo qui, sicché prima di tutto questo qui. Ora, sono stato anche troppo prolisso, ho annoiato anche troppo, mettiamo mano al tester e a tutto il resto. Allora, un'altra cosa che faccio per prima, qui ci sono i due condensatori dove andrò a misurare poi la tensione, però siccome mi servirà poi avere un punto di massa comune per fare le altre misure, intanto, visto che non c'è punti dove prendere la massa sicuri, anche perché se ci attacco, per esempio se qui ci attacco il coccodrillino del tester, se ne va a spasso, si sgancia. Allora, una delle prime cose, mi creo
un punto di massa, ci salda un pezzettino di filo e dopo qui ci attaccherò al morsetto negativo del tester, così almeno abbiamo una cosa sicura da poter misurare. Allora, ora alimenterò il circuito, ovviamente lo alimenterò attraverso la famosa lampadina per evitare che se ci sono degli assorbimenti anomali di fare più guasti di quelli che ci sono. Se poi qualcuno volesse capire come funziona la lampadina, penso lo sappiate tutti, ma se basta me lo scrivete poi nei commenti, farò un piccolo video per spiegare come funziona la famosa lampadina di protezione. Allora lo accendo e ora andrò a misurare ai capi. Praticamente ho messo il puntale negativo del tester, l'ho messo su questo filo nero. Ora andrò a misurare fra qui per vedere se c'è tensione e ora andrò a misurare, dicevo, fra qui e qui per vedere se c'è tensione fra qui e qui. Sicché qui è negativo, anche questo è negativo, qui ci sarà una tensione positiva, si presume, qui ci sarà una tensione negativa. Saremo ai capi saremo praticamente ai capi del condensatore elettrolitico. Tensione positiva rispetto alla massa, circa 59 volt e rotti. Tensione negativa rispetto alla massa, anche qui 59 volt e rotti. Che questo vuol dire che ponte di diodi, condensatori e tutta la parte, diciamo, della potenza che andrà a alimentare i finali di potenza, perlomeno fino a qui arriva. E ora dobbiamo andare a vedere il più e il meno 15 volt. Allora, ora in questo punto qui, praticamente queste saldature qui che vedete sono quelle che vanno a alimentare la scheda di comando, e anche qui ci deve essere più e meno 15 volt sull'1 e sul 2. Perché vi faccio vedere questa cosa qui? Perché ci sono persone, vedo sul web, che prendono la scheda, cominciano a prendere il tester per ohm, misurano tutti i componenti e chiaramente a quel punto probabilmente arrivano anche al componente guasto, ma secondo me una misura preventiva fatta col tester ma come voltmetro a quel punto lì ci dà più indicazioni che non stare a misurare tutto. Circoscriviamo il guasto. Andiamo a misurare sul piedino che va a alimentare la scheda 1 e 2 se c'è il più e il meno 15 volt. Qui non c'è niente e sul 2 abbiamo un meno 15, sicché sull'1 praticamente manca roba, vuol dire manca la tensione positiva, che ripeto, sull'1 non c'è niente e sul 2 abbiamo il meno 15 volt, manca il più 15 volt, dobbiamo andare a vedere dov'è. Allora, ora andiamo a vedere. Si è visto, ci sono due transistor che tramite i diodi Zener forniscono il più e meno 15 volt. I transistor sono questi qui 3, cioè sono questi qui 2 e questi qui 3 che vedete invece sono le piedinature del transistor. In questo caso qui abbiamo la base, nel mezzo il collettore e qua l'emettitore, e presumo che dalla parte opposta sia la stessa cosa. Nel mezzo ovviamente sul collettore ci arriva la tensione da stabilizzare, sicché diciamo i più e meno 50 volt rotti. Iniziamo da quelli. Allora, dal collettore possiamo vedere che qui abbiamo i 59 volt e qui ci sono, sicché sul collettore ci arrivano, e qua in meno 50 e rotti volt ci arrivano, sono un po' meno qui perché probabilmente la parte, se detta negativa, lavorava e la parte positiva no, sicché c'è un leggero assorbimento sulla parte negativa e chiaramente la tensione anche che arriva lì è leggermente minore. Andiamo a vedere un attimino sulle basi, dove praticamente fa capo il diodo Zener,
e vediamo un attimino che il più 15 volt comunque c'è anche sulla base e sull'altra base c'è il meno 15 volt, sicché diciamo gli Zener lavorano. Ora andiamo a vedere sugli emettitori. Allora, sull'emettitore della tensione positiva abbiamo 0, perché infatti mancava la tensione positiva. Sull'emettitore del transistor che fa la parte negativa abbiamo meno 14 volt e 7, sicché diciamo una parte funziona e una parte no. Allora, si era detto che praticamente i diodi Zener funzionano perché dal diodo Zener alla base di questo transistor ci arrivava il 14 volt, alla base di quest'altro transistor ci arrivava il meno 14 volt o meno 15, quello che vogliamo comunque, perché la tensione dovrebbe essere circa 15 volt, che 14 volt e 7, quello che sia, va più che bene. Mentre sul collettore di questi due transistor, perché praticamente la parte della 15 volt la fanno solo queste resistenze qui, questi due transistor e i diodi Zener, sicché si scappa poco in là, diciamo, sicché se poi qui e qua, cioè sui collettori avevamo la tensione giusta, ma sull'emettitore di questo transistor ci ritroviamo i quasi 15 volt, diciamo i 15 volt negativi, e qui i 15 volt positivi non ce l'abbiamo, va diciamo quasi in poco posto che il colpevole è questo transistor NPN, che ora andiamo a smontare e lo proviamo. Allora, ovviamente ho staccato corrente perché alle volte uno se lo dimentica anche. Questo era il transistor che all'apparenza non funzionava, probabilmente anche alla pratica, e lo dissaldo. Sono lontano, sicché non trovo il buco del transistor. Comunque l'ho dissaldato. Allora, prendiamo una pinzetta, spero che sia abbastanza a fuoco. Il transistor è questo. Ed è... Allora lasciamo stare la scritta che c'è scritto Mosspec, sarà la ditta che le costruisce. Il transistor è un tip 29, un NPN tip 29. Allora, il tip 29 non ce l'ho ovviamente, però lo sostituiamo col transistor qui che vedete accanto, che è praticamente un BD243C. È importante che sia C perché deve avere la tensione di 100 volt. Infatti il tip 29 era un transistor, cioè questo, il tip 29 che c'era montato era un transistor da 100 volt, collettore emettitore, da 1 ampere e 3 ampere di picco, e dissipava una potenza di circa 30 watt. Mentre il BD243C è 100 volt, perché se fosse un BD243 normale avrebbe tipo mi pare 45 volt o roba del genere. Comunque il C è 100 volt anche lui, collettore emettitore, e è addirittura 6 ampere, che non ce ne facciamo nulla ma comunque siamo sicuri, e è una potenza di dissipazione 65 watt contro i 30 di quell'altro, che se montiamo questi stiamo tranquilli che funziona, anche perché è su una parte di alimentazione che non deve amplificare niente, nel senso non è che deve amplificare segnali audio o roba del genere, deve fare solo da alimentatore, e sicché diciamo che in questo caso il BD243 meglio sicuramente del tip 29. Procedo nel montaggio e ci vediamo. Allora, anche se è ovvio che il transistor non funziona, perché se no il circuito andava, comunque facciamo la prova del 9, lo mettiamo a questo prova transistor, che voglio dire col tester se no torna male misurarlo, e infatti era chiaro che una giunzione era interrotta, e qui ci dice praticamente che è un diodo, infatti, perché misura solo una giunzione che funziona. Che transistor da sostituire, proseguiamo. Ho messo sul transistor da montare un po' troppa pasta conduttiva, in Toscana si direbbe che ho affogato il mugnaio, e comunque ormai c'è e non ce la sto a levare. Lo mettiamo qui, ci mettiamo la vitina, lo stringiamo e questo è pronto per essere rimontato.
Ecco fatto. Allora, mentre ho controllato per rimontare il transistor, mi sono accorto, vedete, c'è questi 4 buchini qui. C'era 2 resistenze che erano messe male, una più che altro era messa male, ma a questo punto le cambio tutte e 2. Ora ve le faccio vedere. Allora, una, quella alla vostra sinistra, è sempre in buono stato, quella alla destra è un attimino non messa benissimo. Allora a questo punto le cambio tutte e 2 e invece che 1/4 di watt come queste ce le metto da mezzo watt. Allora è tutto rimontato. A questo punto, se io accendo l'alimentazione, si dovrebbe sentire scattare il relè. Vediamo se è vero. Il relè è scattato. Ristacco l'alimentazione, rifacciamo la prova, riattacco, relè scattato. Sicché ora l'apparecchio praticamente funziona. È inutile andare a rimisurare le tensioni, magari lo faccio io un attimino e procederei con il montaggio, che la riparazione è fatta praticamente. Come avete visto, seguendo piccole regole si fa un attimino prima che andare a misurare componente per componente. Allora il coso qui è stato rimontato e ora non resta che accenderlo. Si dovrebbe sentire scattare il relè. Per la prova ci metto un segnale a 50 Hz, eccolo qua, Monza, sicché vuol dire che funziona. Grosse prove di più non occorre farle, tanto era l'alimentazione. Ora ve lo giro, vi faccio vedere anche che si accende e si spenge, mentre prima non faceva assolutamente niente. Eccolo lì, c'è la spia, eccolo qua, c'è la spia accesa blu. Se pigio questa specie di telecomando si spenge, la ripigio, si accende. Diciamo il subwoofer è stato riparato. Ci vediamo per i saluti. Allora eccolo qua rimontato, la riparazione di questo coso, di questo grosso subwoofer è finita. Io spero che vi sia tornato utile il metodo di ricerca guasti, più che vedere la riparazione stessa, ma qualcuno magari ne può aver fatto comodo. E come al solito mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, commentate se ovviamente avete qualcosa da dire, che lo sapete rispondo sempre. Iscrivetevi al canale se volete iscrivervi al canale, perché a voi non costa niente, a me fa piacere, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!